Benvenuti nel secondo video dedicato ai tagli. Parto con il mostrarvi il risultato che vorrei ottenere. Questa è una gonna a un quarto di ruota. Sono presenti due tagli. Questo possiamo definirlo ad onda e questo un semicerchio. Per ottenere questi tagli creativi parto dalla gonna a un quarto di ruota. Seleziono, clicco Crea nuovo progetto per il sottotipo selezionato, mi si apre la pagina Misure, mi trovo un davanti e un dietro che hanno questa inclinazione. Voi dovete inserire le vostre misure, io lascio questi valori e vado ad aprire Gestione parti. La struttura ad albero delle parti generate mi indica che ho un davanti e un dietro. Seleziono il davanti e la prima cosa che faccio è cambiare l'angolo alla parte in modo da lavorare in un modo migliore. Vado in trasformazioni. In questa sezione dove c'è scritto allinea la congiungente parti, allinea punto A e punto B, sono corrette, ad angolo uguale a 0 gradi, applico ed ecco qua che ho il mio modello dritto. Confermo. Trovo ora un davanti TR che sta per trasformazioni. Utilizzo questa parte. Qui vado a selezionare mostra parte con modifica, così vedo la parte in grande. Vado a deselezionare mostra anche parte padre e in questa parte vado a creare il mio taglio ad onda. Seleziono tagli, anche qui vado a deselezionare mostra parte padre, trovo nella mia destra la finestra grafica e la mia sinistra le impostazioni per ottenere il mio taglio. Il mio taglio voglio che parta dalla linea DA e arrivi alla linea BC. Seleziono il primo punto dove voglio che si trovi, quindi sulla linea DA, e l'ultimo punto sulla linea BC. Vado a cliccare su Applica un nuovo taglio alla parte selezionata. Ho queste varie possibilità, seleziono Nuovo taglio con un punto intermedio. Ed ecco qua che il programma mi presenta questo taglio. Vado a spostare i punti. T1 mi indica che si trova alla distanza di 30 centimetri da D e alla distanza da A di 30 centimetri. Lo avvicino al punto A, lo porto a 20 centimetri, quindi devo spostarlo in senso orario. Clicco sul doppio più. Ecco qui 20 centimetri da A. Mentre il punto T3, prima seleziono la linea, posso selezionarla semplicemente cliccando con il mouse, diventa il blu, si vede più marcato, oppure posso anche selezionarlo, linea da modificare, cliccando sulla freccetta mi si aprono queste due linee che posso selezionare. Il T3 si trova distante da B 30 centimetri e da C 30 centimetri. Lo voglio avvicinare al punto C, lo voglio portare a 20 centimetri, quindi va in senso orario, perciò anche qui clicco sul doppio più. Da C 20 centimetri. Sposto un pochino anche il punto T2, lo sposto verso il basso utilizzando la croce. Qui c'è scritto sposta T2 verso il basso, clicco con il meno. Ok. Mi viene indicato che la linea T2-T3 è un segmento. Seleziono curva a due punti. La tangenza su A
mi dice che non è scusatemi, la tangenza su T2 mi dice che non è applicata, io vado a selezionare tangenza a curva vicina. Tangenza su T3 non è applicata, seleziono angolo manuale. Vado a modificare leggermente l'angolo di T3 in senso orario. Vado ad aumentare questo angolo con il meno. Devo cliccare su angolo meno. Okay. E vado anche ad aumentare il peso. Mi indica che è 50, lo porto a 90. T2 vado a modificare il peso, anche questo lo aumento e lo porto a 90. Seleziono la linea T2, T1, T2, anche questa mi indica che è una curva, un segmento, seleziono curva a 2 punti, vado a angolo manuale su T1 e T2 seleziono tangenza a curva vicina. Vado a modificare il peso, lo aumento, portiamolo a 90 e vado a modificare anche il peso di T1. L'angolo lo lascio, il peso lo portiamo a 90 gradi. Verifico la curva, sono soddisfatta del lavoro, clicco conferma. Mi trovo, oltre al davanti TR, anche questo davanti e questo davanti. Sono le due parti che ho ottenuto con il taglio. Il modello che vi avevo fatto vedere aveva anche una specie di semicerchio in questa parte del davanti. Quindi seleziono la parte, vado di nuovo in tagli, deseleziono mostra parti padre. Il mio semicerchio si trovava sulla linea CD, sia il punto iniziale che il punto finale. Perciò vado a selezionare il primo punto sulla linea CD e l'ultimo punto è già selezionato la linea CD. Clicco applica un nuovo taglio alla parte selezionata, seleziono nuovo taglio senza punti intermedi. Ecco qui il mio punto T1, T2. Naturalmente in questo momento non ho nessun taglio perché è un segmento. Sposto il punto T1 verso C. Qui mi indica che la distanza da C sono 16 centimetri, è uno spostamento antiorario, uso il doppio meno per avvicinarmi a C, lo porto a 4 centimetri da C. Il punto T2 lo sposto leggermente verso D, mi indica che la distanza sono 16 centimetri, è uno spostamento in senso orario, perciò utilizzo il più a 13 centimetri. Ora vado a modificare il tipo di curva. Ci sono varie possibilità, però io utilizzo e vado a selezionare arco 180 gradi interno. Ed ecco qua che ho ottenuto il mio semicerchio. Confermo, trovo il mio semicerchio e anche la parte del davanti senza il semicerchio. Ed ecco qua il lavoro, il modello finito. Spero di esservi stata utile. Ai prossimi video. Ciao ciao!